Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Nel video tutorial che sto per iniziare realizzerò questo cappello parzialmente traforato con una tesa molto larga. Userò il cotone filo di Scozia di filati 3 sfere, unendo insieme il numero 5 ed il numero 8. Buona visione! Con i due fili messi insieme, il numero 5 e il numero 8, dobbiamo fare l'anello magico avvolgendo il filo attorno all'indice e al medio, facendo un piccolo incrocio, e con l'uncinetto numero 3,5 passiamo sotto al primo filo, agganciamo il secondo, facciamo una lieve torsione e chiudiamo il punto con il filo di lavorazione. All'interno dell'anello magico dobbiamo lavorare 10 maglie basse. 1, 2, 3 e 10. Tiriamo il filo corto per stringere il cerchio magico e senza fare la chiusura del giro perché lavoriamo a spirale, facciamo direttamente un aumento nella prima delle 10 maglie basse e quindi 2 maglie basse lavorate nella stessa maglia di base. 1 e 2. Mettiamo il marcapunti nella prima delle 2, una maglia bassa singola, un aumento, una maglia bassa singola, un aumento, una maglia bassa singola e così per tutto il giro. Gli aumenti di questa corona saranno incolonnati. Questo vuol dire che ogni giro inizierà con l'aumento. Che verrà lavorato nella prima maglia dell'aumento sottostante. Quindi 1, e 1, 2. Rimettiamo il marcapunti nella prima delle 2. Adesso dobbiamo lavorare 2 maglie singole. Una e 2. L'aumento, due maglie basse singole, e così per tutto il giro. Iniziamo un altro giro. Facciamo l'aumento, una e una, 2, e rimettiamo il marcapunti. Adesso le maglie basse tra un aumento e l'altro saranno 3. Una, 2 e 3. Un aumento e 3 maglie basse singole andranno ripetute per tutto il giro. Io adesso mi fermo perché sono tutti giri ripetitivi.
Dal prossimo giro in poi le maglie basse fra un aumento e l'altro saranno 4, poi 5, poi 6, poi 7, 8, fino a quando avrò raggiunto l'ampiezza desiderata e quindi avrò terminato la corona. Ho terminato di lavorare la corona perché ho raggiunto l'ampiezza desiderata. Ha una forma perfettamente tondeggiante, come una calotta, una semisfera, e questo perché eh, l'ho lavorata facendo solamente 5 aumenti per giro. Questo comporta però che la parte centrale, dove c'è l'anello magico, sembra che si sollevi un po', ma basta distendere e allargare la lavorazione e questo non si noterà più. Ho fatto questo disegno per spiegare come calcolare le misure per realizzare un cappello, partendo dalla misura della circonferenza della testa. In questo esempio ho scritto 55-56 centimetri, che corrispondono più o meno ad una misura standard di un cappello da donna. Per fermarci dal fare giri con aumenti e quindi per terminare la lavorazione della corona, ci occorre conoscere la misura del diametro. Leggiamo la regola matematica. C è la circonferenza, 55, diviso 3,14 il pi greco, uguale il diametro 17,51. Nel secondo esempio abbiamo un diametro di 17,83. Normalmente i decimali non contano, quindi la misura del diametro è di 17 centimetri. Ma questa misura è presa su una superficie piana. La corona di un cappello cloche ha invece la forma di una calotta, di una semisfera, quindi è curvata. Per questo motivo 17 centimetri non è sufficiente, dobbiamo aggiungere almeno un centimetro in più, 18, infatti qui io l'ho tagliato. Questo più 2 invece è riferito alla lunghezza della cloche, partendo dal centro del cerchio magico, scendendo lungo la corona e poi lungo la fascia. Ma questa misura vale soltanto per una cloche di base e basta. Io sto facendo un cappello con la tesa e quindi 2 centimetri li devo togliere perché verranno poi recuperati facendo i primi giri della tesa perché la allungano sulla fronte. Adesso dalla teoria dobbiamo passare alla pratica. Questa corona non ha una forma piatta ma a cupola, quindi non possiamo prendere la misura del diametro come se lo fosse. Allora facciamo in questo modo. La pieghiamo in due e partendo dal centro dell'anello magico misuriamo il raggio che è la metà del diametro. Abbiamo 9 centimetri, che per 2 fa 18. Dopo aver terminato la lavorazione della corona, ho un totale di 95 maglie basse. È un numero dispari. Per il tipo di punto che ho scelto per la fascia, ho bisogno di un numero pari di maglie. Per questo motivo inizierò il prossimo giro con un aumento.
Togliamo il marcapunti. Una e una, due. E rimettiamo il marcapunti. Completo il giro lavorando a maglia bassa sulle maglie basse così come si presentano. Dopodiché farò un altro giro sempre a maglia bassa sulle 96 maglie che mi ritrovo dopo aver lavorato questo giro. Ci vediamo quando li avrò completati entrambi. Il punto che ho scelto per la fascia viene lavorato a maglie alte incrociate a rilievo. Solamente per il primo giro la lavorazione si farà con le maglie alte incrociate. Iniziamo. Facciamo una maglia bassissima e una seconda maglia bassissima, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, torniamo indietro e facciamo una maglia alta nella prima maglia bassissima che abbiamo lavorato. Faccio dei movimenti lenti così si vede meglio. Queste sono 2 maglie alte incrociate. Saltiamo la maglia seguente e nella prossima facciamo una maglia alta. Tornando indietro e quindi incrociando, facciamo la maglia alta, nella maglia bassa saltata. Un altro gruppetto di 2 maglie alte incrociate. Ne faccio ancora uno. Saltiamo la prossima maglia e in quella seguente lavoriamo la maglia alta. Filo sull'uncinetto, facciamo la maglia alta nella maglia bassa saltata. Continuiamo in questo modo per tutto il giro e ci vediamo alla fine. Ho completato questo giro lavorato a maglie alte incrociate. Adesso lo dobbiamo chiudere facendo una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle e un'altra maglia bassissima nella maglia accanto. Tre catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia alta e adesso anziché entrare nelle asole dei punti sottostanti dobbiamo fare la maglia alta a rilievo, quindi entrando sempre incrociando, entrando da sotto e uscendo lateralmente facciamo una maglia alta a rilievo.
Saltiamo la prima maglia e nella seconda lavoriamo una maglia alta normale. Tornando indietro, entrando da sotto, uscendo lateralmente, lavoriamo la maglia alta a rilievo. Ancora una volta, saltiamo la prima maglia, entriamo nella seconda e facciamo una maglia alta normale. Tornando indietro, da sotto e uscendo lateralmente, lavoriamo una maglia alta a rilievo. Ripetiamo per tutto il giro. Ci vediamo qui. Ho già chiuso questo giro, lavorato a maglia alta incrociata in rilievo e adesso io continuerò da sola per un tot di giri che ancora non so di preciso quanti saranno, fino a quando raggiungerò la lunghezza di 18 cm partendo dal centro dell'anello magico. Mi sono fermata perché ho deciso in corso d'opera di non lavorare tutta la fascia a punto alto incrociato a rilievo. Ne ho lavorati 6 giri e questo adesso non lo chiudo con una maglia bassissima, ma lavoro direttamente nella terza delle 3 catenelle la prima maglia bassa di questo prossimo giro. Che sarà lavorato a punto basso come tutti gli altri giri a venire, fino a quando raggiungerò i 18 cm di lunghezza totale tra corona e fascia. Ho terminato la lavorazione della fascia. Dopo aver fatto i 6 giri a maglia alta incrociata a rilievo, ho lavorato 5 giri a maglie basse. Prendiamo la misura della lunghezza dal centro dell'anello magico e abbiamo i 18 cm. Iniziamo adesso la tesa di questo cappello facendo un aumento che sarà il primo dei 24 aumenti previsti per questo giro. Una, e 2. Rimettiamo il marcapunti nella prima maglia delle 2, 3 maglie basse singole, una, 2 e 3, un aumento, tre maglie basse singole, questa sequenza di un aumento e 3 maglie basse singole sarà ripetuta per tutto il giro. Il prossimo giro
sarà lavorato a maglia alta incrociata come il primo dell'inizio della fascia. Togliamo il marcapunti, facciamo una prima maglia bassissima e una seconda maglia bassissima, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, torniamo indietro e lavoriamo una maglia alta nella prima maglia bassissima. Saltiamo la prima maglia e nella seconda facciamo una maglia alta. Torniamo indietro e facciamo una maglia alta nella maglia bassa saltata. Saltiamo la prima maglia e nella seconda facciamo una maglia alta. Torniamo indietro e facciamo una maglia alta nella maglia bassa saltata. E così per tutto il giro. Il prossimo giro e quello seguente saranno lavorati a maglia alta incrociata in rilievo. Non ho ancora chiuso questo giro e lo chiudiamo insieme facendo una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle e una maglia bassissima nella maglia alta seguente. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e adesso dobbiamo fare la maglia alta a rilievo, quindi non entreremo nella maglia bassissima, ma passando sotto questa maglia alta, che in questo caso è sostituita dalle 3 catenelle, usciamo lateralmente e facciamo la maglia alta in rilievo. Saltiamo la prima maglia e nella seconda lavoriamo una maglia alta normale. Entriamo da sotto, usciamo lateralmente e lavoriamo un'altra maglia alta in rilievo. Ancora una coppia, saltiamo la prima maglia e nella seconda lavoriamo una maglia alta. Entrando da sotto e uscendo lateralmente lavoriamo la maglia alta in rilievo. Completo questo giro, faccio il seguente e ci vediamo quando li avrò completati entrambi. Il prossimo giro sarà lavorato a maglia bassa. Non faremo la chiusura del giro appena terminato e iniziamo facendo un aumento che sarà il primo dei 24 aumenti previsti per questo giro nella terza delle 3 catenelle. Una, due, mettiamo il marcapunti nella prima delle 2 e 4 maglie basse singole.
facciamo attenzione perché la prima è un po' nascosta, quindi non dobbiamo entrare qui, ma in questa. Ecco. E quindi una, due, tre e quattro. Un aumento, una e due, 4 maglie basse singole, una, due, tre e 4. Un aumento e 4 maglie basse singole saranno ripetute per tutto il giro. Dopo farò 3 o 4 giri senza aumenti. Dopo aver completato il giro con i 24 aumenti, ne ho lavorati 4 senza. Adesso dobbiamo fare un ulteriore giro a maglia bassa, distribuendo 16 aumenti. Togliamo il marcapunti e facciamo il primo aumento. 1, 2. Rimettiamo il marcapunti nella prima maglia delle 2 e 8 maglie basse singole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ripetiamo un aumento e 8 maglie basse singole per tutto il giro. Dopo continuerò da sola, lavorando i 3 giri a maglie alte incrociate in rilievo. Altrimenti questo video tutorial durerebbe troppo a lungo, anche perché il video dell'inglobamento del rigilene prende abbastanza tempo. Ho terminato di lavorare i 3 giri a maglia alta incrociati in rilievo. Ho già sfilato l'uncinetto, tagliato il filo, infilato l'ago. Adesso dobbiamo chiudere il lavoro e vi faccio vedere come. Entriamo da dietro sotto l'asola di questa maglia alta. E rientriamo al centro dell'asola dell'ultima maglia alta lavorata. Dobbiamo nascondere l'eccedenza del filo tra i punti sul retro del lavoro e la lavorazione della tesa è terminata. Faccio una premessa. Questo è il rigilene. In commercio viene venduto a metraggio. Da me purtroppo lo trovo con un'altezza eccessiva. Quindi devo tagliarlo a metà per la lunghezza. Se guardate attentamente, all'interno di questa trama ci sono come delle anime che sono il sostegno del rigilene. Quando lo taglio a metà per la sua lunghezza, come in questo caso, può succedere, anzi
succede quasi sempre, che una delle anime esca fuori. Ma questo non è un problema perché durante la fase di inglobamento del rigilene si riaccosta. Fatta la premessa, cominciamo ad inglobare il rigilene con la prima fase, che è quella che ci permette di ottenere la giusta lunghezza prima di tagliarlo. In corrispondenza più o meno della fine della lavorazione della tesa, puntiamo l'uncinetto in una delle asole senza sceglierne in particolare una. Agganciamo il filo e lo portiamo fuori. Prendiamo il rigilene, lo accostiamo al lavoro e lo blocchiamo facendo una catenella. Adesso lavoriamo a maglia bassa, entrando in ognuna delle asole sottostanti. E lavoriamo a maglia bassa, inglobando tutto il rigilene. Cioè fino a quando completiamo tutto il giro. Mi sono fermata prima della fine dell'inglobamento provvisorio del rigilene per due motivi. Uno è quello che, come era prevedibile, una delle anime è scappata fuori. Ma questo non è un problema, perché comunque sono accostate e quindi si possono inglobare tranquillamente. Rigilene e l'anima che è scappata. Faccio un paio di punti per farvelo vedere. L'altro motivo è quello che prima di indossare sulla testina di polistirolo e cambiare inquadratura per dare la giusta ondulazione alla tesa, dobbiamo fare questa operazione. Vediamo se riesco a farvela vedere. Andiamo dove abbiamo iniziato, da questo lato. Dobbiamo allargare facendo scivolare sul rigilene i punti. Non fate caso che si intravede perché poi faremo un giro di rinforzo, ma ne parlerò dopo di questo. Dobbiamo fare scivolare i punti piano piano in maniera che si distendano. Vedete come si arricciano qui? Li dobbiamo distendere. Non tiriamo troppo perché poi questa operazione la faremo, come ho detto prima, sulla testina di polistirolo. Però prima dobbiamo comunque farlo. Intanto ve lo faccio vedere come si arricciano i punti. Dobbiamo arrivare fino alla fine dell'inglobamento. Io adesso continuo questi ultimi punti, li ricontrollo ancora una volta, ma poi ci vediamo
Alla prossima inquadratura. Sono passata all'inquadratura dimostrativa. Vi ho già fatto vedere come fare scivolare i punti sul rigilene per allentarli. Ho fatto un'ulteriore verifica e ho dovuto ripetere ancora questa procedura. C'è qualche arricciatura da distendere e questa l'ho lasciata di proposito per farvela vedere. La allentiamo insieme, tirando i punti così con le dita. Rimettiamo il cappello in testa al manichino. Prima di tagliare il rigilene, in questo punto e lasciando un paio di centimetri fuori, comunque farò ancora una verifica, perché se c'è dell'arricciatura comunque va distesa. Quindi adesso farò questa operazione, dopodiché dovrò tagliare il rigilene, disfare questo inglobamento provvisorio e chiudere a cerchio questo pezzo di rigilene, sormontando i due lembi e incollandoli con un po' di colla. Ma questo ve lo farò vedere più tardi. Ho incollato con un po' di colla universale, sormontandoli per circa un paio di centimetri, i due lembi del pezzo di rigilene che ho tagliato. Ho anche ricoperto questa parte con un po' di filo da cucito per smussare un po' le punte. L'anima del rigilene che è scappata comunque non è un problema, perché durante l'inglobamento del rigilene si riaccosterà. Adesso dobbiamo inglobare il cerchio di rigilene. Siamo sul retro del cappello e in prossimità della chiusura della lavorazione della tesa puntiamo l'uncinetto in una delle asole della maglia alta sottostante. Prendiamo il filo, lo agganciamo e lo portiamo fuori. Prendiamo il cerchio di rigilene. Verrebbe spontaneo accostarlo in questo modo, però in questa maniera noi ci ritroviamo ad avere il filo di lavorazione sotto al cerchio, invece noi lo dobbiamo avere fuori. Quindi, anziché fare questa procedura in questo modo, dobbiamo prendere il cappello, entrarlo dentro al cerchio, scavalcare l'uncinetto e accostarlo alla lavorazione. Blocchiamolo facendo una catenella. Il filo si trova fuori dal cerchio, quindi è libero. Questo perché se lo avessimo lasciato all'interno, man mano che procede la lavorazione di inglobamento, ci saremmo trovati con i gomitoli da dover poi uscire fuori.
specialmente quando sono grossi, poi bisogna disfare per farli uscire, quindi lo facciamo subito così non abbiamo problemi poi. Cominciamo lavorando a maglia bassa. Ovviamente la parte quella dove abbiamo unito i due lembi deve stare all'inizio dell'inglobamento, perché su questa parte i fili non scorrono. Per me questo è il primo punto, questo è soltanto mezzo punto. Verrà completato poi alla fine dell'inglobamento con la chiusura invisibile. Adesso vi faccio notare un'altra cosa. Questa asola non fa parte di un punto completo, ma è l'asola con cui abbiamo fatto la chiusura invisibile nell'ultimo giro di lavorazione della tesa. Quindi dobbiamo prenderla insieme alla terza catenella. Così. Continuiamo. La maglia bassa. Come vedete l'anima del rigilene non è un problema perché rimane accostata. Mi fermo e continuo a inglobare il rigilene fino a circa metà per farvi vedere poi come comunque dobbiamo distribuire i punti, li dobbiamo allentare perché dobbiamo fare la stessa operazione che abbiamo fatto nella fase dell'inglobamento provvisorio. Ma ci vediamo più avanti, ve lo spiego meglio. Mi sono fermata per farvi notare come, se noi non distribuiamo bene i punti, sembra che il rigilene sia stato tagliato troppo lungo. Ma come vi ho fatto vedere prima, basta distribuirli cominciando dall'inizio. Io l'ho già fatto e questa parte poi la recupero con questa lavorazione, quindi già io li ho abbastanza allargati, allentati. Posso farne forse ancora un po' qui. Sì, e man mano si accosterà, questa che sembra un'eccedenza, si accosterà al lavoro. Quindi io proseguo e ci vediamo proprio quando sto per arrivare alla fine. Sono arrivata quasi alla fine, mi mancano gli ultimi 3 punti e come vi avevo detto, man mano che ho lavorato per inglobare il rigilene, ho allentato i punti, quindi li ho fatti scivolare in maniera tale che quella che sembrava un'eccedenza, quindi un errore di calcolo della lunghezza del rigilene, in effetti poi è stata tutta recuperata. Chiudiamo insieme gli ultimi 3 punti. Lavoriamo insieme, noi chiudiamo. Ho lasciato un po' di morbidezza, anzi tiro ancora un po'. E lavoriamo questi ultimi 3 punti. 1, 2 e 3. Ho tagliato il filo ed inserito l'ago. Dobbiamo chiudere il lavoro.
Entriamo da dietro sotto questa prima asola del primo punto basso lavorato. Vi ricordo che questo è mezzo punto e sarà completato con la chiusura invisibile. Entriamo al centro dell'asola dell'ultima maglia bassa lavorata. E adesso dobbiamo nascondere in mezzo ai punti sul retro del cappello i fili di inizio e fine lavorazione. Dopo aver completato l'inglobamento del rigilene, ho fatto una verifica sulla distribuzione dei punti. Dove è stato necessario li ho o allentati o riavvicinati. Adesso dobbiamo fare un ulteriore giro a maglia bassa, presa alla base. Per due motivi. Uno è quello che si intravede il rigilene e dal punto di vista estetico non è una bella cosa da vedere. L'altro motivo è che voglio dare compattezza al bordo del cappello. Sempre sul retro del cappello puntiamo l'uncinetto alla base di uno dei punti bassi lavorati per inglobare il rigilene. Prendiamo il filo, al solito lo portiamo fuori e facciamo quella che io chiamo una mezza maglia. Passiamo nella maglia seguente alla base e facciamo una maglia bassa. Mi ripeto, questa in mezza sarà completata alla fine del giro con la chiusura invisibile. Procediamo facendo un po' attenzione che non si accavallano troppo i fili, perché questo è un punto basso, allungato, un po' come il punto canestro, e quindi ha bisogno di essere bloccato un po' col pollice e con la torsione del polso ci aiutiamo per far stare dritte queste V che si formano senza fare accavallare i punti. Quindi proseguiamo. In questo modo, oltre a nascondere, come ho detto prima, l'inestetismo del rigilene che si intravede, diamo compattezza al bordo del cappello. Faccio qualche altro punto ancora. Ma adesso continuo da sola e ci vediamo alla fine del giro per chiuderlo. Ho completato quest'ultimo giro, lo dobbiamo chiudere. Ho già tagliato il filo e inserito l'ago. Entriamo da dietro sotto l'asola, tiriamo un po' il filo ed entriamo al centro dell'ultima maglia bassa appena lavorata, facendo la chiusura invisibile. Come al solito dobbiamo nascondere l'eccedenza dei due fili in mezzo ai punti sul retro del cappello. Ecco il cappello finito, indossato dal mio manichino dalle sembianze umane.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito fin qui e al prossimo video tutorial.